continua la corsa contro il tempo per raggiungere Mumbai in tempo per avviare le pratiche della spedizione. Oggi ci aspettano 650 km e vi ricordo che alle motociclette in India è vietato l'ingresso in autostrada, per cui via a cercare di sopravvivere nel folle traffico indiano. Amedeo sta vedendo della spedizione, guarda che abbiamo trovato qualcuno che ci spedisce le moto a prezzi umani. Sì. Domani mattina appuntamento per il crating. Che bello pulito che sono. Per ora, aspetta fra 10 ore. Sto facendo venire fuori tutta la mia parte business commerciale di cose. Allora, se ti pago in cash mi fai lo sconto? Oh no, sì, allora ti posso fare lo sconto così vediamo le tasse in India. Vedi, serve tutto, serve. Quello che rimane ancora un gran mistero è il costo dello sdoganamento delle moto in porto dal porto italiano, perché ci dice 2.000-2.500 euro e se aggiunge ai 2.000 passa di spedizione diventa veramente eccessivo. Qui vediamo un po' cosa ne riusciamo a tirare fuori. Sono le 11, siamo partite alle 9 stamattina. La strada è decente, più trafficata rispetto a ieri. Vediamo come andiamo avanti. Bye bye. Bye bye. Mancano ancora 345 km sudati, c'è l'umidità a 1000, Google Maps dice 7 ore. Devo mostrarvi una cosa, io sto per arrivare a 50.000 km con la Tenerella, guardate un po', 49.984 in India, non l'avrei mai immaginato quando l'ho presa questa bella, mai. Quanto ci sono cresciuta in questi 50.000 km sulla moto, quanto sono cresciuta, parecchio. Sembra ieri che si spegneva e
andavo su di giri andavo su di giri perché non riuscivo a gestirla. Dai fari della mia tenerella, abbiamo fatto benzina, 15 ore di viaggio e l'ultima benzina anche perché ho fatto solo 5 litri a testa, anche perché qui bisogna imbarcare le moto senza liquidi. Le gomme che sono a oltre 10.000 km ci portano fino a Bombay. Siamo a 100 km da Mumbai e mancano ancora 2 ore. A quanto pare c'è una strozzatura, c'è un ponte dove si crea un ingorgo fuori di testa. Staremo a vedere. Siamo arrivati, stavo per dire Bangkok. Siamo arrivati a Mumbai, neri come la pece. Casa, o meglio, questa non era casa mia, però è un hotel, una Vivi in città dove ho hotel? vissuto. Cioè abbiamo Tra l'altro siamo a fatta. Hawaii, quindi sono borghi nord. Ecco. Però li abbiamo scelti perché sono comodi per l'aeroporto, per spedire la moto, ma siamo lontani dal centro. Prenderemo qualche taxi. Vabbè, passeremo qua i prossimi 8 giorni e domani andiamo a vedere di spedire le moto. Dopo 15 ore di moto oggi. Di più. Bene, abbiamo dato ragazzi. Basta. Buonanotte. Buonanotte. Allora, abbiamo pranzato in questo posticino local e adesso siamo in attesa che arrivi il ragazzo. Iniziamo a costruire l'involucro delle moto per spedirla. Spettacolo di posto. Ma lo costruiamo tutti insieme No, lo fanno loro. e noi siamo qua a guardare? No, ci metteranno giorni. Questi pezzi qui li costruiscono? In questi pezzi qua costruiscono? Con vecchi pallet. Più piccola è la scatola, meno costa la spedizione. Non volendo fare a pezzi le moto, decidiamo di rimuovere il cupolino e allentare il manubrio piegandolo in avanti, guadagnando così in altezza. Inoltre spediremo con le moto anche le nostre borse laterali, mentre quella centrale, che diventa uno zainetto, sarà il nostro bagaglio da imbarcare sull'aereo.
Medeo, cosa stai facendo? Sto tirando via i contatti della batteria, quindi smontando altre cose per prepararla, spedirla. Perché qui verrà costruito il crate, questa scatolona in legno, dentro la quale le moto vanno inserite e via spedite. Ma volevo farvi vedere cosa abbiamo qua. Oh, un Vespone italiano! La Vespa italiana di quel ragazzo che dall'Italia è arrivato fino in India con la Vespa. E la domanda che io vorrei fargli è: ma come ha fatto a non smontarsi la Vespa sulle strade indiane piene di buche, voragini di ogni tipo? Questo secondo treno di gomme Anla Scapra X l'abbiamo installato a Dugul Bayazit in Turchia prima di entrare in Iran, oltre 10.000 km fa, avendo fatto molto fuoristrada, non solo quando l'abbiamo cercato ma anche considerate le condizioni delle strade quando è stata una scelta obbligata. Vi ricordate tutta l'area impegnativa dell'Himalaya con pietraie bagnate, guadi, fango e strade dissestate? Considerata l'esperienza vissuta, possiamo dire di essere molto soddisfatti della scelta di gomme per questo viaggio. Ottimo rapporto qualità-prezzo, durata nonostante un tassello che garantisce una straordinaria tenuta della strada e comodità nei trasferimenti su asfalto. Ha iniziato a diluviare, mi sembra giusto. Sono un po' triste perché per almeno 2 mesi credo Tenerella non la vedrò. Abbiamo abbandonato le moto. Sono molto triste, non ne frega niente, io sono triste. A me non mi frega niente, neanche quando ho messo la Jeep in un container, cioè tutto sommato tra un mese e mezzo, 2 mesi vedo la Jeep. Tempo che tornano, si torna, si fanno 4 robe, si scaricano i bagagli, si mandano 3 video, sono già passati 1 mese e mezzo. Ma si verrebbe abbandonato. Poi in che postaccio l'ho lasciata? Comunque no, Un posto normalissimo, stati- dignitosissimo, sono anche stati carinissimi. relativamente pulito, perché l'unica roba che c'era da fare era molto lì, non è che fosse un'inizia, e c'era solo legno e chiodi. Recuperando i chiodi tra l'altro. Recuperano i chiodi e soprattutto recuperano tutti i pallet per fare queste robe qua. Infatti, visto lo spaccato dei costi della spedizione, la scatola per ogni moto costa circa 180 euro, che è meno di quel che pagheremmo noi solo il legno in Italia, Esatto. e lì invece è incluso di lavoro. Comunque abbiamo preso Uber, perché sta diluviando il Vespone is back, e stiamo andando a Umbra Umbra Station, che è una stazione super dei sobborghi al di fuori, tra l'altro anche dell'isola di Bombay. Questa è proprio zona ultra industriale. Sì, prendiamo il treno, una delle linee principali, che è la Eastern Railway, che è la ferrovia est che fa anche la metro in realtà, e andiamo a CST, che è la Chhatrapati Shivaji Station, come la chiamano recentemente, ma per il resto del mondo è VC, cioè Victoria Station, che è il nome ufficiale perché chi cacchio l'ha costruita nel 1880, è la stazione dei treni della regina Vittoria, costruita imperatrice dell'India. per raggiungere Andiamo giù il nostro amico Fort, che tra l'altro è non lontanissimo dall'ufficio dove lavoravo io, a Calagoda, consegnare i documenti, perché loro prenderanno gli originali dei documenti, dei carnet di passaggio che serviranno, che dobbiamo lasciare, daranno tutto copie di visti e robe così, e invece domani dovremo tornare giù per pagare il conto. che razzano l'immondizia. Comunque ci ha fatto vedere le foto di come costruiscono questi crate, sono veramente ben fatti. Sì. Ci ha fatto vedere moto spedite, Dubai, Spagna, dappertutto. Magari lasciamo giù sotto in descrizione il contatto. No, loro fanno shipping internazionale, ma so che praticamente tutti quelli che hanno spedito moto e macchine si sono quasi appoggiati a lui, perché comunque l'importazione di veicoli franco-dogana, cioè sotto carne di passaggio, è un'operazione abbastanza complicata dal punto di vista doganale, e se uno non sa come gestirla rischia di trovarsi in un cazzo di nightmare burocratico. Invece questa fa degli agenti veramente, veramente bravi, con le flip-flop che vanno in giro nell'acqua del porto. Che rendono tutto molto più. Sì, cioè l'altra quando ho spedito la Jeep ci ho messo 7-8 ore al porto,
sembra una follia, ma in 7-8 ore io sono arrivato con la macchina, fatto la tara, cioè il calcolo del peso, tirato fuori il container, messo dentro il container, dentro il coso, bloccata la macchina, bloccata la macchina, tutto il container. Eri nelle CN No, esatto, comunque hanno fatto tutto, bloccato la macchina, messo i bagagli, tutto il coso, in 7 ore. E in 7-8 ore era fatto tutto, comprese le pratiche doganali. L'India, un mosaico complesso e colorato di culture diverse, gastronomia, minoranze, antiche tradizioni, un ricco patrimonio artistico e paesaggi mozzafiato. Amo e sono affascinata dalla complessità del mondo e l'India, con la sua straordinaria diversità sparsa su un territorio immenso, mi ha affascinato. Alcune persone mi avevano detto: l'India o la ami o la odi. Io credo di amarla e odiarla allo stesso tempo. Il traffico in alcune zone è in grado di mettere alla prova anche la persona più paziente del mondo, rendendo gli spostamenti spesso lunghi e faticosi. Per non parlare dell'uso folle dei clacson. Allo stesso tempo, non ho potuto fare a meno di amare un paese così vivace, colorato e con un'incredibile varietà di cibi deliziosi che cuociono, friggono, sfrigolano e riempiono le strade di 1000 odori. L'India non è solo yoga e luoghi di preghiera, come la costruzione occidentale ci vende, è anche caos declinato in migliaia di modi differenti. Quando ci viaggi, potrebbe succedere che non vedi l'ora di andartene, ma quando sei lontano, potresti sentire una nostalgia profonda. Le moto sono spedite, i documenti sono fatti, non ci hanno chiesto dove sono le moto al... No, fregava niente a nessuno. Adesso prendiamo il volo per Varsavia, da Varsavia arriveremo a Venezia. Stivarvi la barba, dobbiamo andare a tirare la barba. Se vi è piaciuto il nostro viaggio, il modo in cui ve l'abbiamo raccontato, iscrivetevi al mio canale, seguitemi sui social. Al suo canale e sui social. Siamo arrivati alla fine anche di questo viaggio, questa incredibile avventura di 3 mesi che dall'Italia ci ha portato fino in India.
se i miei viaggi vi piacciono e scrivetevi qua sotto, mettetevi un mi piace, commentatemi e seguitemi sui social The Velvet Snake, Instagram e Facebook, e noi ci vediamo alla prossima avventura.